A basso, eh? Sì, sì, a basso. Oh. Allora, caro Giulio, Lo abbiamo aspettato da Monaco, da Monaco, maggio. maggio, con impazienza e trepidazione, però l'attesa è stata premiata Esatto. e quindi dalla Unison ci hanno inviato questo esemplare del S6 in versione Black Edition. Allora, sicuramente anteprima nazionale, abbiamo saputo che ne hanno mandato un altro paio di esemplari in giro per il mondo, ma siccome noi siamo più rapidi e l'abbiamo ricevuto prima, è probabile che questa sia una World Preview. Ti piace la World Preview? Preview, addirittura. Comunque, siamo lusingati che alla Unison abbiano pensato a noi Esatto. per raccontare questo bellissimo prodotto e quindi cercheremo di fare del nostro meglio per raccontarlo adeguatamente. Subscribe, campanella, seguiteci e tra poco. Ciao! Ciao! Iniziamo col dire che l'S6 è un modello che la Unison produce dal 2001. Bravo! Quindi è un modello che insomma sta in produzione da un cospicuo numero di anni e ha subito già nel 2011 una revisione che è quella, diciamo, che si trova attualmente in catalogo, che si chiama S6 New, che ha una configurazione sostanzialmente molto simile anche dal punto di vista estetico a questo, che arriva 10 abbondanti anni dopo e che si chiama Black Edition. Allora, posso fare subito una notazione estetica? Sì. Allora, chi vede l'S6 New e vede il pannello in legno potrebbe, vedendo questo, pensare che è stato tolto, e invece no, perché questo è comunque in legno laccato nero. Laccato nero. Esatto. Dal punto di vista della finitura, devo dire, è incredibile, tanto incredibile che io ero stato indotto a pensare che fosse in metallo, ma vabbè, mio errore. Ci sono, dal punto di vista tecnico, una cospicua serie di migliorie. A questo proposito vi rimandiamo all'intervista con Alessio Fusaro, che trovate sul canale e che pubblichiamo direttamente oggi nel momento in cui usciamo Esatto. con questa prova, dove forse, non me ne volere, più efficacemente di quello che sarà il nostro sventramento, Certo. ci sono già i pezzi in mano e c'è la differenziazione fra la vecchia versione e la nuova versione. Differenziazioni che sono di non poco conto. Ad esempio è stata completamente rivista la sezione degli ingressi con una sezione molto più sofisticata comandata a relè e che garantisce una superiore silenziosità. Sì, poi lo diremo anche nello sventramento. Poi velocemente è stata ulteriormente perfezionata il funzionamento della regolazione del bias delle valvole, che era totalmente automatico nell'S6 originale, misto nel modello di produzione normale, quindi l'S6 che trovate ancora a catalogo, e totalmente manuale in questo S6 Black Edition. Vedete Esatto, state vedendo in questo momento il dettaglio dei due strumenti, essendo l'amplificatore completamente dual mono, e posso dire che effettivamente la regolazione del bias con questa modalità è di una semplicità assoluta. E quindi una volta, diciamo, sistemato, peraltro resta stabile, ma comunque la procedura è descritta molto chiaramente nel manuale, è veramente un'operazione veramente a prova di chiunque. Sì. Dal punto di vista delle specifiche tecniche, allora c'è stato un aumento della potenza che da 35 watt è passata a 40 watt, sì. Questo grazie al fatto che si è risparmiata, passatemi il termine, energia eliminando i circuiti di auto bias. Grosso upgrade sono le 3 KT77 Gold Lion che sono state messe al posto delle valvole che c'erano prima. Volevo fare poi una notazione rispetto al prezzo, perché questo costa 5.990, quello di prima costa 1.000 euro di meno, sì. Quindi è un upgrade sostanzioso dal punto di vista tecnico, ma non troppo sostanzioso dal punto di vista economico, e che indubbiamente ha portato delle notevoli migliorie.
Dimmi. Esteticamente mi piace sottolineare un fatto. Normalmente gli amplificatori valvolari, e sicuramente io sono il primo a farlo, quando arrivano uno prende e stacca la griglia di protezione delle valvole, perché tendenzialmente sì, serve a non scottarsi, lo sappiamo tutti, serve dal punto di vista del rispetto delle norme, però è piuttosto brutta normalmente. Esatto. Il fatto che questo amplificatore abbia una configurazione leggermente differente, cioè non ci sono la classica infilata di valvole Esatto. davanti e i trasformatori dietro, ma c'è questo blocco centrale con i trasformatori e le valvole posizionate lateralmente e queste griglie che sono separate, fa sì che per me la griglia sia un valore aggiunto dal punto di vista estetico, cioè le trovo veramente molto belle. Ma anche perché una configurazione del genere, che si sviluppa più in profondità che in larghezza, immagino sia per appoggiarlo su un mobile, non certo per chiuderlo dentro. No, Questo no, non no. è adatto a essere chiuso dentro un mobile, ma anche perché Anche, insomma, è comunque un scalda certo parecchio, calore, sì, esatto, quindi Molto bello il telecomando, anch'esso in legno, con tutta una serie di tasti che servono a pilotare anche altri componenti di Unison Research, ma la cosa che a me è piaciuta tanto è che grazie a questa ampia base è possibile posizionarlo. ecco, l'unica cosa sul è tavolo. che di questo telecomando funziona solo il volume, perché la selezione degli ingressi è manuale. è manuale, lo vedremo nello sventramento, è fatta attraverso un rimando, lungo rimando in alluminio che va verso il pannello posteriore, e quindi non è stato implementato Sul telecomando. Esatto, col telecomando. Allora, ingressi, ci sono 3 ingressi digitali perché all'interno c'è un DAC. All'interno c'è un DAC Che si chiama DAC 3. esatto, che è quindi USB ottico coassiale e poi i classici ingressi linea con un'uscita subwoofer che è un'uscita in banda intera. Sì. Questo a me piace come soluzione perché tanto è del tutto inutile filtrare il subwoofer, perché tutti i subwoofer amplificati hanno già il filtro loro, quindi che io ci applico A uno monte, stadio di certo. filtraggio e poi dopo comunque ne trovo uno a valle, mi sembra una cosa del tutto inutile. Del tutto inutile. Esatto. E dal punto di vista della controreazione mi pare che c'era qualcosa da dire, se non ricordo male. Allora, questo se non ricordo male non è controreazionato nella prima valvola. Esatto, Quindi, nel primo tubo nel primo sostanzialmente. stadio. Per il resto, classe A, tre tubi che lavorano molto bene, ci ha particolarmente colpito dal punto di vista dell'ascolto. Ah sì, poi di questo parliamo Sì. più avanti, e non senza prima invece averlo guardato internamente. Anche se Giulio questa è l'unica volta in cui non è della stessa emozione per me, perché io già buona parte delle schede le ho viste aperte a Monaco, ho tentato anche di sottrarle al caro amico Alessio Fusaro, che è il progettista e che salutiamo, lui non me le ha volute. Ma guarda un po'. Non me le ha. Bene, allora andiamo. Ultima cosa, sì. scusa, volevo dire, la versione Black Edition Sì. non è limitata al S6, Sì, bravo. perché Unison ha realizzato anche una versione Black Edition di altri 2 amplificatori integrati che sono presenti nel loro catalogo. Quindi a breve, forse, chissà, magari ci faremo un giro anche su questi altri 2. Andiamo a sventrare, dai. Sì. Ciao, a tra Ciao. poco, ciao. Ok, allora Giulio, prima di tutto salutiamo Alessio Fusaro che abbiamo intervistato a Monaco. E facciamo riferimento anche all'intervista che abbiamo fatto a lui per ulteriori particolari tecnici, perché io qui spiegherò un po' di cose, ma poi dopo chi vuole entrare nel dettaglio può Sì, anche perché quell'intervista. poi il signor Fusaro aveva, come posso dire, in mano i singoli pezzi smontati, Esatto. e quindi era molto più facile farli vedere. Noi qui li facciamo vedere ma montati all'interno del cabinet. Esatto. Quindi vi rimandiamo anche all'intervista che trovate online sul canale con Alessio Fusaro che spiega un po' i dettagli di questa macchina. Va bene, allora guarda che meraviglia questo rimando degli ingressi, che è
Ma mi viene da pensare anni 80, negli anni 80, 90 massimo c'erano questi amplificatori con questo rimando così lungo, bellissimo, tutto in alluminio, giusto? Sì. Che fanno capo a questo commutatore, eccolo qua, che però non è un commutatore come nella serie normale che commuta realmente gli ingressi, ma non fa altro che dare tensione al relè corrispondente all'ingresso. Quindi dà tensione al relè, il relè mette a passaggio il segnale e il segnale si sente. Nel caso quell'ingresso non sia invece commutato, il relè non fa altro che prendere quel segnale in ingresso e metterlo su una resistenza di carico per evitare che quel segnale vada in giro all'interno dell'amplificatore e possa creare dei disturbi, e questo è già un passo enorme avanti per combattere il rumore di fondo e la diafonia. Benissimo, quindi questo è il circuito degli ingressi con la commutazione che abbiamo visto e con questa parte che è una parte che serve solo per fare gli ingressi, e questa invece è la parte che gestisce il segnale vero e proprio. Sulla verticale, Qui esatto, te la sto inquadrando. cosa c'è, Giulio, qui? Qui c'è una sostanziale differenza rispetto al modello standard, Sì. perché qui abbiamo una scheda digitale Sì. che porta a bordo un DAC, un ingresso USB, un Sì. ingresso SPDIF e un ingresso Coassiale. Esatto. cioè uno SPDIF coassiale e basta. Un ottico, È un ottico, è appunto è un ottico. Sì. Quindi in questo modo abbiamo che questa macchina monta integrato a bordo una soluzione, diciamo così, di tipo digitale avanzato, quindi DAC e ricevitore USB. Esatto, DAC con chip ESS 9018 credo. Sì. Sì, 9018, eccolo qua che possiamo vedere qua. Esatto. Ok? Allora procediamo poi nell'analisi dell'amplificatore guardando questa bellissima scheda che è un'altra delle novità introdotte in questo S6 Black Edition e che lo differenzia rispetto all'S6 normale, cioè un'alimentazione totalmente separata per tutti i rami. Questo fa tutte le alimentazioni di servizio e infatti possiamo vedere l'uscita per la griglia. Vedete che c'è scritto sopra? Ogni uscita ha scritto a che cosa corrisponde e quindi siccome sono completamente separate per qualsiasi sezione non si influenzano fra di loro neanche dal punto di vista degli assorbimenti. Ognuno può assorbire quello che vuole senza mettere in crisi l'amplificatore. Sezione di condensatori di filtro molto capaci, sono 4 da 450 volt, 470 microfarad di alta qualità. I trasformatori sono lì sotto. Esatto, trasformatore di alimentazione e 2 trasformatori di uscita, eccoli qui. Sì. Poi qui abbiamo la scheda, non so se ci sei arrivato Giulius. Sì. Questa è la scheda di telecomando del volume, con telecomando che poi faremo vedere meglio, ma è questo, eccolo qui, che è compreso ovviamente nel prodotto. E poi infine finiamo sulle 2 schede di potenza. Queste schede di potenza sono state oggetto di un ridisegno progettuale completo, abbandonano il bias automatico che invece è ad appannaggio dell'S6 normale, ma questo perché ha permesso di guadagnare 5 watt di potenza in uscita, di eliminare tutta una serie di componenti e quindi di rendere la cosa molto più efficiente. Sì. Tra l'altro qui il ridisegno è stato anche fatto in funzione del differente utilizzo di tubi, perché mentre sulla versione standard vengono utilizzati degli L34, qui vengono utilizzati dei KT77 e che sono Gold Lion. Gold Lion, esatto, quindi oltre ad essere un tubo diverso è stato anche selezionato un tubo nobile, diciamo così. Esatto, esattamente. Io più o meno avrei concluso, anche perché se volete ulteriori approfondimenti potete vedere l'intervista di Alessio sul nostro sito. Io qua sto inquadrando la schedina che porta i binding post. Ok, sì, che sono tra l'altro marchiati Unison. Ok. Sì, basta, direi che grosso modo questo... Eccellente costruzione. Accidenti. Ecco, l'unico dettaglio di cui mi ero dimenticato, condensatori Mundorf.
che stiamo per l'appunto inquadrando. Ok. Ok, adesso bisogna sentirlo però. Adesso Secondo me tu l'hai già sentito e non me l'hai detto. No, sono curiosissimo infatti. Ok. All'ascolto, ciao. Giulio caro Giulio. Io ho trascorso, l'intero weekend no, però insomma tutta la giornata di sabato l'ho trascorsa deliziandomi con questo S6 Black Edition di Unison Research. Il fatto che io stia dicendo tutto sabato non è perché voglio, come dire, essere compatito per quanto mi dedico, ma perché proprio mi sono divertito tanto. Ah no, ecco, no, perché io ci ho letto una leggera vena polemica perché io invece stavo sulla spiaggia. Vabbè, ma No, ognuno... ma scherzo, ci mancherebbe, no, no. Tra l'altro ci siamo scambiati messaggi perché gli è piaciuto Sì, veramente tanto. Allora, quello che Giulio ha usato tanto come aggettivo è stato delizioso. sì. Delizioso. Allora, secondo me è delizioso e secondo me non solo è timbricamente correttissimo ed è veramente un piacere ascoltarlo, ma si sente proprio la differenza tra l'S6 seconda edizione e questo dal punto di vista del rumore. Cioè quello che mi ha colpito di più è la spaventosa silenziosità, perché normalmente un oggetto a valvole fa sentire la sua presenza anche col volume a zero, questo molto meno degli altri e soprattutto quando si ascolta la musica si ha proprio la sensazione di una maggiore dinamica, perché quando il rumore è più basso ovviamente tu hai una maggiore dinamica, perché mangi quella parte che sarebbe di rumore. Sì, e peraltro secondo me qui c'è anche un altro aspetto che credo possa essere, come posso dire, imputato alla silenziosità dell'apparecchio. Il fatto che a livello di rappresentazione del dettaglio, che può essere il pianissimo nell'interpretazione di un brano di musica classica, o può essere magari quel piccolo contenuto armonico che però fa la differenza nella rappresentazione, ad esempio, di uno strumento, che qui esce fuori in maniera preponderante. E io uso spesso quella registrazione di musica classica di quel disco che si chiama 12 Stradivari, suonato da Janine Jensen, dove ci sono appunto 12 tracce suonate con 12 diversi Stradivari che suonano in maniera molto differente l'uno dall'altro, con alcuni amplificatori, diciamo, meno capaci, o anche con alcune sorgenti, meno capaci di porre in evidenza il dettaglio timbrico, il dettaglio armonico, le differenze fra quegli strumenti tendono un po' a appiattirsi. Qui invece ascoltare quel disco è stato veramente un godimento perché la tavolozza di colori proposta da ciascuno dei strumenti viene riprodotta con diversità, non sto dicendo con fedeltà, con accuratezza, perché poi lì entra in ballo il discorso della ripresa, ma ti rendi conto che sono 12 strumenti differenti che sta suonando l'interprete e questo è, insomma, è molto gratificante all'ascolto. Io invece uso di più Carioca di Stefano Bollani che mi piace tanto, a proposito, ciao Stefano, è un amico del canale, che ha brani di ritmi completamente diversi, solo vocale, samba, insomma ritmi diversi e anche suoni diversi e a me ha convinto, me lo sono sentito tutto e sarei rimasto a sentirmelo ancora se non che Giulio mi ha detto no, okay, vabbè, cambiamo disco e quindi a un certo punto ho interrotto il mio ascolto e devo dire che è un amplificatore veramente eccellente. Al quale, sì, dimmi, sì. E ti ho chiesto, Sì. e adesso suscitando l'ilarità di qualche sapientino, ti ho chiesto di cambiare disco e di ascoltare cosa? Un altro test track che noi utilizziamo Rea spesso, Mannoia, sì. Danilo Rea e Fiorella Mannoia, perché lì abbiamo notato una caratteristica ulteriore dal punto di vista timbrico di questo amplificatore, proprio sulla riproduzione della voce di Fiorella Mannoia. Esatto, che era un po'
molto bassa, c'è molto corpo in molto basso. corpo in basso. Sì, Esatto. molto corpo in basso. Ed è stata un po' una scoperta, nel senso che questa, diciamo, caratterizzazione, ora uso un termine per farmi capire, ovviamente prendetelo col beneficio dell'inventario, veniva fuori una voce più baritonale, più cavernosa, che è poi una sfaccettatura, una nuance, direbbero quelli colti, che invece effettivamente nella voce della Mannoia c'è. Non è una voce eterea, squillante, lieve, c'è anche questo corpo. E qui è stato riproposto in maniera puntuale. Questa cosa ci è piaciuta, ci ha Ci è fatto... piaciuta tanto. Allora, una notazione però volevo fare, caro Giulio, rispetto al DAC interno, Sì. perché il DAC interno è Scheda. è una scheda che si può ritenere come una facility, una commodity, come la volete chiamare, e chiaramente utilizzando un DAC esterno di alto livello, nel nostro caso è stato l'Agua alla Scala, ma ce ne sono tantissimi di livello molto alto, ovviamente si apprezza una certa differenza. Certo è però che in questo modo da una parte abbiamo la possibilità di avere la connettività per un televisore, perché ci puoi anche tranquillamente ascoltare una TV con la qualità che abbiamo appena descritto, e dall'altra è anche un out of box, io lo posso collegare immediatamente a uno streamer e intanto sentirmi la musica, anche perché non è un DAC pessimo, è un DAC, è un ottimo DAC, ma chiaramente questa macchina Scusate, sì. ve lo rispecifico, sto leggendo il manuale, si tratta di un chipset Sabre ES9018K2M e PCM fino a 384, DSD nativo fino a 256x, DOP fino a 128 e poi ovviamente gli altri due ingressi, cioè il Toslink e l'SPDIF 192. Quindi nulla da dire sul fatto che sia una oggettiva comodità e, torno a dire, rispetto all'incremento di prezzo che questa Black Edition ha nel confronto con la versione, passatemi, standard, c'è da considerare anche questa serie di ingressi digitali che la versione standard non ha. Esatto. E quindi questo è un, secondo me, ulteriore bonus. Fermo rimanendo che poi l'appassionato di ascolto in due canali magari opterà un domani per l'acquisto di un DAC esterno di fascia più elevata. No, anche perché noi l'abbiamo sentito con un DAC che costa quanto l'amplificatore, se non qualcosa di più, e sinceramente, ma è ovvio che la differenza è una differenza abissale e l'amplificatore si merita un DAC di altissimo livello per esprimersi al massimo, perché noi con questo DAC di riferimento che utilizziamo sempre qui, Agua alla Scala, ci è piaciuto veramente tanto. Io non gli riesco a trovare nessuna notazione negativa. No, assolutamente. E vorrei ancora però dire un paio di cose. Dal punto di vista della gestione, io mi sono spesso trovato con gli amplificatori valvolari a dire sì, suona benissimo la magia delle valvole, però ci sono tante scomodità. Ecco, qui io tenderei a dire che dal punto di vista proprio della praticità dell'oggetto, veramente tra questo e uno stato solido cambia poco e niente, tranne il fatto che per potersi esprimere come sa esprimersi serve un po' di riscaldamento, questo sì. Ecco, e poi ovviamente scalda, e quindi, come abbiamo già detto nella descrizione, non vi aspettate di poterlo inserire all'interno di un mobile, perché la vedo piuttosto tra l'altro dura. secondo me sarebbe veramente fargli un torto, perché è un oggetto talmente bello che secondo me deve essere valorizzato posizionandolo a vista, anche perché sembra retorico come discorso, però insomma l'effetto un po' albero di Natale di queste valvole che si illuminano e si illuminano tanto nell'ascolto serale, magari un po' in penombra, lasciatemi dire, fa la differenza, cioè è una cosa piacevole, è un plus delle valvole che francamente perché negarselo, ecco. E silenziosità, lo abbiamo già detto, ai massimi livelli. Non sentirete mai un ronzio, un fischio, niente, è totalmente muto, e questo pure non è banale ottenerlo da un valvolare.
Capacità di pilotaggio. Capacità di pilotaggio è 40 watt, allora, rispetto alla versione standard 35, l'aver raggiunto la soglia dei 40, secondo me, oltre a essere una soglia psicologica, ma è anche una soglia sostanziale. Sì, noi l'abbiamo sentito sia con casse da stand che con casse da pavimento, non ha grosse limitazioni, ovviamente non ci potete collegare dei grossi diffusori da pavimento perché pena una discreta affanno, ecco, un forse affanno. fiato corto. L'altra cosa, non potete pensare di sonorizzare ambienti molto grandi, magari con diffusori poco efficienti, con un amplificatore da 40 watt. 40 watt, esatto, quindi un po' è questo, però del resto questo sta nell'ordine delle cose, quindi non è che ci si può aspettare con, che ne so, un diffusore con 3 woofer da 16,5 piuttosto grosso di poter sonorizzare una stanza grande con un amplificatore del genere, perché non ci siamo. Tra l'altro, scusami, molto intelligente dal punto di vista dell'Unison un'altra cosa, cioè aver tarato i trasformatori di alimentazione con un'impedenza di 6 ohm. Ah, è vero. Che questo è una cosa molto molto intelligente, perché fondamentalmente buona parte dei diffusori di livello medio, dal livello medio in poi, sono 8 ohm, ma con un modulo di impedenza che scende proprio all'approssimarsi delle basse frequenze, quindi aver scelto quel tipo di impedenza per ottimizzare i trasformatori di uscita è la cosa più intelligente che si poteva fare. Sì. Quindi, per capirci, sul pannello posteriore non troverete, come spesso accade con i valvolari, per l'uscita dei diffusori il ground comune e poi il connettore 8 ohm e il connettore 4 ohm. Qui trovate 2 coppie di connettori di uscita ottimizzato per 6 ohm. Però ad esempio, se non ricordo male, le Kaya 90 che io ho su di sopra, giusto appunto, vengono dichiarate per 6 ohm. 6 ohm, sì, che è la cosa più sensata. È più sensata, e francamente sono molti i costruttori di altoparlante che oramai Si stanno forniscono il orientando, dato sì. sui 6 ohm, quindi credo che sia una giusta, una saggia scelta. Oh, alla fine, quello, voglio dire una cosa, ascolto delizioso, meraviglioso, carezzevole, Sì, che carezza l'anima, che è coinvolgente, un po' tutto. Certo, chi è amante solo degli AC/DC magari può rivolgere lo sguardo da un'altra parte, perché sì. questo ti fa sentire qualsiasi piccola inezia, passatemi il termine, del suono, da questo punto di vista anche timbricamente è meraviglioso. Certo non può avere il drive di un amplificatore a transistor di alta potenza, magari dello stesso costo, con il quale poter sentire con soddisfazione solamente gli AC/DC, perché qui magari gli AC/DC ce li senti pure, non è che non ce li senti, e ce li senti con soddisfazione, ma se pensi di alzare a palla e sentire la botta nello stomaco, è meglio rivolgersi a un altro amplificatore. Esatto. Senza nulla togliere, questo lo diciamo per non essere, come dire, tacciati di snobismo, a chi predilige l'ascolto degli AC/DC ad alto volume è un altro modo di intendere l'ascolto della musica, magari diverso dal mio, forse più vicino al tuo. Ognuno sceglie quello che vuole. Per quanto mi riguarda, come mio modo di ascoltare la musica, questo Unison sarebbe più che sufficiente a portarselo nella famosa isola deserta con una coppia di casse e appunto a posto così. Ma poi sai, voglio dire ancora una cosa, è anche un po' come sei tu in quel momento, no? Perché se hai bisogno più di carezze, indubbiamente un amplificatore a transistor nervoso non fa per te in quel momento. Se hai bisogno di adrenalina perché sei in un momento in cui sei con un mood più adrenalinico, allora va bene un'altra cosa, però è un po' un fatto anche soggettivo, no? Bene, grazie molte alla Unison per averci, come dire, fatto l'onore di mandarci questo apparecchio proprio nuovo in prova.
Grazie. Ripeto, io ho trascorso un paio di giorni veramente gradevoli ascoltando musica con questo Giulio, apparecchio. ma lo dobbiamo restituire, quindi quindi capito? Allora, uno dei parametri che mi dice che l'apparecchio mi è piaciuto è quando mi dispiace che se ne va via. E sì, qua mi dispiace. Ok, subscribe, campanella, Ciao. seguiteci, ciao.